Oggi è mercoledì 6 maggio 2026, sono le 6:35 del mattino e siamo a Messina. La città si sta appena svegliando, mentre noi siamo già in cammino verso una nuova partenza. Alle 7 prenderemo l'aliscafo diretto a Reggio Calabria. Eccoci a bordo. Tra pochi minuti lasceremo il porto e attraverseremo lo stretto. Una volta arrivati a Reggio, saliremo sulla navetta che collega il porto all'aeroporto. Il nostro volo è previsto per le 10:45, ma dovremo arrivare con largo anticipo, almeno 2 ore prima della partenza. La giornata è appena iniziata e il viaggio può finalmente cominciare. Siamo appena saliti sulla navetta che ci accompagnerà in aeroporto. Mentre ci allontaniamo dal porto, salutiamo Messina e lo splendido panorama dello stretto. A presto, Sicilia! Poco dopo arriviamo all'aeroporto dello stretto di Reggio Calabria. Siamo in anticipo rispetto all'apertura dei controlli, quindi approfittiamo di questo momento per rilassarci e prepararci al viaggio. Tra qualche ora saremo in Belgio, voleremo con Ryanair fino a Charleroi. È arrivato il momento di passare i controlli di sicurezza. Il viaggio entra finalmente nel vivo. L'aeroporto di Reggio Calabria, conosciuto anche come Aeroporto dello Stretto, sorge a pochi chilometri dal centro città e in una posizione davvero unica, affacciata sullo stretto di Messina. Il nostro aereo è in arrivo e tra pochi istanti inizieranno le operazioni di imbarco. È quasi arrivato il momento di partire. Eccoci finalmente a bordo. Il nostro posto è il 20A, accanto al finestrino, la posizione perfetta per ammirare il panorama dall'alto durante il volo. Oggi il cielo sopra Reggio Calabria è piuttosto nuvoloso e durante la salita potremmo incontrare qualche lieve turbolenza. Niente di insolito, fa parte dell'esperienza di volo. E guardate laggiù, quella è Messina, la mia città natale. Fino a poche ore fa eravamo proprio lì, tra le sue strade e il suo lungomare. Fa un certo effetto vederla da questa prospettiva. Ogni viaggio è speciale. Ma quando si lascia la propria città per partire verso una nuova destinazione, l'emozione è sempre diversa. Questa avventura è appena cominciata. Sono le 11:26 e il tempo sta passando velocemente. È già trascorsa quasi un'ora dal decollo. Si avvicina ormai mezzogiorno e la fame comincia a farsi sentire. Per uno spuntino ho deciso di prendere delle chips e una Fanta, giusto per ricaricare un po' le energie prima dell'arrivo. Dopo quasi 3 ore di viaggio, eccoci finalmente in Belgio. Stiamo iniziando la fase di discesa e tra pochi minuti atterreremo a Charleroi. Anche qui il cielo è piuttosto nuvoloso, ma la visibilità è buona e possiamo già osservare il paesaggio che si avvicina sempre di più sotto di noi. E atterraggio perfetto! Complimenti al nostro pilota per una manovra davvero impeccabile. Benvenuti in Belgio! Siamo appena arrivati all'aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud, punto di partenza della nostra nuova avventura.
Adesso ci dirigiamo verso l'uscita dell'aeroporto per raggiungere la città. In questo momento sono le 14:04 e a Charleroi il cielo è parzialmente nuvoloso. Ci troviamo nei pressi di un autolavaggio e di una stazione di servizio Q8. Tra pochi minuti la mia famiglia arriverà in auto per venirci a prendere e dare ufficialmente inizio al nostro soggiorno in Belgio. Sabato 9 maggio, sono le 7:31 del mattino e oggi ci accoglie una splendida giornata di sole. Ci troviamo ancora in Belgio, precisamente a Carignan, e stiamo per partire per una nuova avventura. La destinazione finale è la Polonia. Ci aspetta un lungo viaggio in auto che ci porterà ad attraversare la Germania e a percorrere centinaia di chilometri nel cuore dell'Europa. Sono le 10:13. Dopo alcune ore di viaggio abbiamo già percorso una buona parte del tragitto e ci troviamo ormai nelle vicinanze del confine tedesco. La strada è ancora lunga, ma la nostra avventura è entrata nel vivo. Dogana? Siamo fermati alla dogana praticamente. Qua è Germania a partire dall'uscita. E qua, Bundesrepublik Deutschland. Eccoci al confine tra Belgio e Germania. Lasciamo un paese alle nostre spalle e ne entriamo in un altro, continuando il nostro viaggio attraverso l'Europa. È mezzogiorno e siamo ormai in Germania da circa 2 ore. Dopo tanti chilometri percorsi è arrivato il momento di concederci una pausa pranzo e di sgranchire un po' le gambe prima di rimetterci in viaggio. Con le energie ricaricate ripartiamo in direzione di Sonneberg, la località dove trascorreremo la notte prima di proseguire verso la Polonia domani mattina. Sono le 18 e siamo finalmente arrivati a Sonneberg. Questo piccolo comune rurale, con poco più di 800 abitanti, si trova a circa 60 km a nord di Berlino. È una meta ideale per chi ama la natura, grazie ai suoi paesaggi tranquilli, ai numerosi sentieri escursionistici e alla presenza di laghi e foreste che caratterizzano questa splendida zona della Germania. Per oggi il viaggio termina qui. Domani ripartiremo alla volta della Polonia, pronti per una nuova giornata di avventura. Domenica 10 maggio. Sono le 6:15 del mattino e stiamo per lasciare la Germania alle nostre spalle. La nostra prossima destinazione è la Polonia. Ci attendono ancora diversi chilometri, ma siamo ormai sempre più vicini alla meta. Sono le 9:39 del mattino e siamo finalmente arrivati in Polonia. Prima di proseguire faremo una breve sosta presso un ufficio di cambio per convertire alcuni euro in złoty, la valuta ufficiale polacca. Dopo una mattinata intensa è arrivato il momento di concederci una pausa pranzo. Benvenuti nella splendida piazza del mercato di Cracovia, uno dei luoghi più iconici della città e una delle piazze medievali più grandi d'Europa. L'atmosfera qui è davvero speciale, edifici storici, artisti di strada, caffè all'aperto e tantissimi angoli da scoprire. Per chi desidera esplorare la città in modo diverso è anche possibile fare un giro in carrozza e ammirare le bellezze di Cracovia da una prospettiva più romantica e tradizionale. Qui ci troviamo davanti a uno dei numerosi mercatini di souvenir presenti nel centro storico. Come potete notare, la piazza è particolarmente animata. Cracovia è una delle città più affascinanti della Polonia. Antica capitale del paese, conta oggi circa 816.000 abitanti e si estende su una superficie di oltre 320 km². Tra poco inizieremo un tour panoramico per scoprire meglio Cracovia e i suoi luoghi più importanti. E i tornei. All'interno si possono ammirare le mura del castello con fregi dipinti, mobili ricchi. Nel piano terra c'erano le cancellerie, i magazzini, le sale di tribunale, le armerie e il tesoro, dove ancora si possono vedere alcuni oggetti reali e la spada dell'incoronazione, per importanza. È associata a molte tradizioni. Una leggenda dice che la ragazza che tocchi il cuore della campana si sposerà velocemente e sarà felice in amore.
Attraverso i secoli, la cattedrale è stata circondata da cappelle annessi e ne è risultato un conglomerato di stili architettonici. Nel sotterraneo della cattedrale sono sepolti molti polacchi illustri, quali Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko e molti altri. In questa cattedrale ha la sua tomba anche la regina polacca Edvige, la quale era solita pregare qui davanti al crocifisso nero, uno dei più antichi di Cracovia. Wolf Popper, chiamato anche la cicogna, per la sua abitudine di mettersi in piedi su una gamba durante la meditazione. Accanto alla sinagoga c'è un cimitero che porta lo stesso nome. La sinagoga di Kupa fu creata nella prima metà del XVII secolo al fondo della comunità ebraica. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu distrutta e più tardi si organizzò qui un mattatoio rituale del pollame. La sinagoga di Isaac, A sinistra. costruita nel 1644 dal decano della comunità ebraica di Kazimierz, Isaac Jakubowicz. Questa casa qui, nella seconda guerra mondiale c'era la prigione di questa. I stąd Polaków i Żydów transportowano do obozów Auschwitz i w Płaszowie. Da qua che hanno portato dove c'era Gestapo, adesso hanno fatto la scuola perché Poi il re Casimiro il Grande compì il voto che fosse eretta una chiesa in onore del Corpus Domini. Costruito nel XV secolo, nei secoli successivi fu ricostruito in stile rinascimentale. All'inizio del XIX secolo, la città di Kazimierz fu annessa a Cracovia. In questo edificio si creò la scuola ebraica che funzionò qui fino al 1949. Il Sukenitz di oggi fu ricostruito nello stile rinascimentale dopo l'incendio nel XVI secolo. Da molti anni, in questo giardino verde, si organizzano eventi all'aria aperta e i residenti, come turisti, possono godere di passeggiate tra vicoli colorati e profumati. quanti erano i due 65 tysięcy. in onore di 65 milioni di persone che sono state uccise. 65.000. 65.000 di persone che sono state uccise nella seconda guerra mondiale. 65.000. Mamma che buono! Po prawej znajduje się kamień rodziny Nissenbaumów. Został ufundowany building in mint color. Ten budynek w kolorze miętowym. Rubinstein. Al numero 14 si trova la casa in cui nacque e crebbe Helena Rubinstein, fondatrice dell'impero di cosmetici. Dopo aver studiato in Svizzera, Helena si trasferì in Australia dove prese un paio di vasetti della crema prescritta dal medico a sua madre. Una volta lanciata la vendita della crema secondo la ricetta, Helena ottenne tanto successo che solo 2 anni più tardi aprì a Parigi il suo salone di bellezza. È considerata una delle donne più ricche della storia del mondo. A sinistra, de synagogę.
la sinagoga e il cimitero di Remu. La sinagoga fu fondata nel 1553 da un ricco ebreo di Regensburg, Israel Isserles Auerbach. Il nome Remu deriva dal figlio del fondatore della sinagoga, il filosofo e scienziato chiamato Mosè Isserles Remu, che fu rabbino di Cracovia ed eminente codificatore del diritto ashkenazi, famoso in tutto il mondo. Come curiosità, conviene segnalare che questa strada fu scelta da Steven Spielberg per riprodurre la Piazza della Concordia del ghetto di Cracovia nel film La lista di Schindler. A sinistra, sinagoga vecchia. La sinagoga vecchia è la più antica sinagoga conservata in Polonia, costruita probabilmente nel secolo XV. L'iscrizione sullo stemma originale indica l'anno 1407. Nel corso dei secoli era il centro amministrativo e religioso della comunità ebraica di Kazimierz. Sopravvisse a diversi incendi e fu più volte ricostruita. Il suo restauro profondo, condotto all'inizio del XX secolo, le rese il suo carattere rinascimentale dato nel XVI secolo dall'architetto Matteo Gucci. Durante la Seconda Guerra Mondiale servì come deposito tedesco e le sue attrezzature furono distrutte. Kazimierz. Inizialmente era una città indipendente, fondata da Casimiro il Grande nel 1335. Nel XV secolo si formò un distretto autonomo nei terreni di Kazimierz, Oppidum Iudeorum, abitata a quei tempi dagli ebrei sfollati da Cracovia, ammirando le chiese, sinagoghe, piazze e strade affascinanti e uniche di Kazimierz. La via Sceroka, larga. Dal XV secolo è il cuore della parte ebraica di Kazimierz. Cracovia è meravigliosa anche di sera. Mercoledì 13 maggio. Adesso ci troviamo a Jena, una delle città più importanti della Germania orientale. Conta poco più di 110.000 abitanti ed è conosciuta soprattutto per il suo importante ruolo nel mondo della cultura, della ricerca e dell'istruzione. Giovedì 14 maggio. Siamo tornati in Belgio, precisamente a Saint-Guilain. Si celebra la festa dell'Ascensione, in francese Ascension, una ricorrenza cristiana molto importante che cade 40 giorni dopo la Pasqua. E con questo si conclude il nostro viaggio. Grazie per averci accompagnato in questa avventura attraverso alcuni splendidi luoghi d'Europa e ogni emozione lungo il percorso, condividendo con noi ogni tappa, ogni scoperta e ogni emozione lungo il percorso. Ci vediamo nel prossimo viaggio.